27 settembre 1996. I talebani conquistano la capitale Kabul, strappandola ai mujahideen del comandante Ahmad Shah Massoud. Nacque così l'Emirato Islamico dell'Afghanistan. 7 ottobre 2001. George W. Bush dà il via all'operazione Enduring Freedom, libertà duratura. Inizia la guerra dell'Afghanistan da parte degli occidentali. L'obiettivo è rovesciare il regime dei talebani, distruggere l'organizzazione terroristica Al-Qaeda e catturare il suo capo, Osama Bin Laden. 15 agosto 2021. Dopo il ritiro degli americani dall'Afghanistan, i talebani riconquistano la capitale Kabul e proclamano la rinascita dell'Emirato Islamico dell'Afghanistan. La lunga guerra dell'Afghanistan, che finisce nel 2021 con la presa del potere dei talebani e la nascita dell'Emirato Islamico, affonda le sue radici in una storia che risale a oltre 40 anni fa. La guerra iniziò nel 1979, quando l'Unione Sovietica decise di intervenire in Afghanistan dopo il colpo di stato di Hafizullah Amin, che aveva deposto il regime filo-sovietico di Taraki. L'intenzione della Russia era di difendere la Repubblica Democratica Filo-Sovietica dell'Afghanistan. Il 24 dicembre del 1979 i carri armati sovietici entrano in Afghanistan e nel giro di pochi giorni prendono la capitale Kabul. Per Mosca la guerra lampo sembra essere conclusa, ma in realtà quel giorno fu solo l'inizio di una rovinosa e maledetta guerra che durerà per altri 10 anni e che alla fine vedrà la vittoria dei guerriglieri islamici, i mujahideen, e il ritiro dell'Armata Rossa. Afghanistan, un paese poverissimo ma che occupa una posizione strategica nello scenario islamico e asiatico. L'Afghanistan è circondato da paesi molto importanti. A nord confina con gli stati centroasiatici di Turkmenistan, Tagikistan e Uzbekistan, paesi in realtà di secondo piano ma che fino all'inizio degli anni 90 facevano tutti parte dell'Unione Sovietica. Quindi di fatto fino al 1991 l'Afghanistan confinava con l'Unione Sovietica. A ovest con la Repubblica Islamica dell'Iran, un paese fondamentale nello scenario islamico e asiatico, che diventa islamico con la rivoluzione degli anni 70 di Khomeini. A est e a sud con il Pakistan, che ha fatto una lunga guerra con l'India e per un breve tratto confina anche con la regione autonoma cinese dello Xinjiang. La posizione strategica dell'Afghanistan in Asia ha portato a una serie di invasioni tutte fallite, tanto da essere definito il cimitero degli imperi. Numerose grandi potenze, infatti, hanno tentato di invadere l'Afghanistan senza mai ottenere un governo stabile e permanente. I persiani, i greci, gli arabi, i turchi e i mongoli. In epoca moderna l'impero britannico, che per un secolo ha tentato di invadere l'Afghanistan con risultati disastrosi. L'Unione Sovietica, che convinta di sconfiggere l'Afghanistan con una guerra lampo, si ritrovò a combattere una guerra per 10 anni fino ad essere costretti a ritirarsi rovinosamente. E poi gli Stati Uniti, che dopo 20 anni di guerra contro i talebani si ritirarono, convinti che l'esercito regolare afghano potesse controllare il territorio in autonomia. Ma gli americani, lasciando l'Afghanistan, hanno lasciato campo libero a quelle forze che per 20 anni hanno tentato di rovesciare, e i talebani, dopo soli 2 mesi dal ritiro americano, presero di nuovo il controllo del territorio. Perché l'Afghanistan sembra così inespugnabile? Oltre l'85% del territorio afghano è montuoso senza sbocco sul mare e comprende le catene del Pamir e dell'Hindu Kush a nord-est. La difficoltà di invadere l'Afghanistan e di mantenere le linee di difesa è attribuita alla presenza sul territorio di castelli simili a fortezze e ad ampie zone desertiche a nord e a sud del paese. Le condizioni climatiche con forti oscillazioni stagionali e la rete stradale quasi inesistente in tutto il territorio rende impraticabile condurre le operazioni militari e il rifornimento di materiali bellici e logistici. Ma per capire davvero cosa è successo negli ultimi mesi in Afghanistan dobbiamo tornare indietro nel tempo. La storia moderna dell'Afghanistan inizia nel 1919 con la fine della Prima Guerra Mondiale.
Prima della guerra non esisteva un vero e proprio Stato afghano. L'Afghanistan infatti aveva una parziale autonomia, ma in realtà era sotto il controllo dell'Inghilterra che dominava anche l'India. Quello che oggi è il Pakistan rientrava a quel tempo nei confini delle colonie britanniche e gli inglesi si espansero anche nei territori dell'Afghanistan. Dopo vari tentativi di indipendenza dall'Inghilterra, l'Afghanistan riuscì a cambiare le cose e a diventare indipendente soltanto nel 1919, proprio quando, a guerra finita, l'Inghilterra non aveva più la forza per controllare le sue colonie. Riconquistata la sua indipendenza, l'Afghanistan divenne una monarchia, che in un primo periodo visse uno splendore sia dal punto di vista delle riforme, sia per quanto riguardavano le innovazioni e i cambiamenti sociali. Il sovrano Ghazi Amanullah Khan, che rimase al potere per 10 anni fino alla sua abdicazione nel 1929, tentò di perseguire una politica estera indipendente, libera dall'influenza britannica. Tentò di modernizzare l'Afghanistan su progetti occidentali. Il re afghano sembrava ispirato da altri grandi riformatori del mondo musulmano, come Mustafa Kemal Atatürk della Turchia, di cui ammirava le imprese. E come Atatürk, che cercò di laicizzare lo Stato e di farlo progredire, anche Khan in Afghanistan tentò di occidentalizzare il suo paese. L'esperimento, in parte riuscito, terminerà però 10 anni dopo a causa di una rivolta di Kalakani, leader dei Sakawisti, i difensori dell'Islam, che costringerà il sovrano ad abdicare. I Sakawisti assediarono Jabal al-Sirai, dando inizio alla guerra civile afghana che finì con la presa del potere dei Sakawisti. Mentre la guerra civile iniziò ad inasprirsi, il re fuggì prima nella vicina India britannica, poi raggiunse l'Europa e dopo 30 anni di esilio morì in Italia nel 1960. I Sakawisti ebbero un ampio sostegno tra la popolazione tagika dell'Afghanistan. Ma Habibullah Kalakani non aveva il calibro per essere un capo dello Stato e una volta al potere perse il sostegno dei conservatori. La composizione della popolazione afghana comprende infatti oltre 20 gruppi e sottogruppi etnici. Il gruppo etnico principale è costituito dalle tribù Pashtun, che vivono nell'est e nel sud del paese. I tagiki invece sono un gruppo etnico iraniano di lingua persiana che vive principalmente in Afghanistan, Tagikistan e Uzbekistan e costituiscono quasi il 40% della popolazione afghana. Sono predominanti in 4 delle più grandi città dell'Afghanistan, raccolte nell'ovest e nel nord: Kabul, Mazar-e-Sharif, Herat e Ghazni. La popolazione comprende anche le tribù uzbeke di origine turca, le tribù Hazara che vivono in una regione montuosa dell'Afghanistan centrale e le tribù turkmene. Nel 1933 la situazione si stabilizzò con un nuovo sovrano, Mohammed Zahir Shah, che iniziò a modernizzare il paese. Fu un sovrano aperto alle innovazioni, ma molto più cauto per quanto riguardavano le concessioni, perché non voleva andare contro le tradizioni e le tribù locali dell'Afghanistan. L'Afghanistan, essendo infatti una realtà molto composita, costringe chiunque al potere a scendere a patti anche con i capi religiosi dei diversi gruppi etnici. Il suo lungo regno, durato 40 anni, fu segnato da una relativa pace nel paese. Il primo ministro del re, nonché comandante del corpo centrale delle forze armate afghane, era suo cugino Mohammed Daoud Khan. Il suo mandato è ricordato per la sua svolta in politica estera verso l'Unione Sovietica. Mohammed Daoud Khan si rifiutò infatti di riconoscere la linea Durand, il confine che separava l'Afghanistan dal Pakistan e che era accettata come confine tra i due paesi dalla comunità internazionale. La linea Durand tagliava in 2 parti la regione abitata da secoli da realtà tribali, i Pashtun, che si ritrovarono collocati da una parte entro i confini del Pakistan e dall'altra entro i confini dell'Afghanistan. La linea Durand aveva sempre portato tensioni tra il Pakistan e l'Afghanistan, preoccupati entrambi che questa separazione imposta ai Pashtun avrebbe un giorno portato la tribù locale a creare una terra dei Pashtun o il Pashtunistan. Mohammed Daoud Khan sostenne apertamente una riunificazione del popolo pashtun pakistano con l'Afghanistan, ma questo avrebbe comportato un'acquisizione considerevole di una parte del territorio pakistano. Per portare avanti il suo progetto di riunificazione, tra il 1960 e il 1961, tentò più volte con le sue truppe di invadere il distretto Bajaur del Pakistan, ma le forze afghane furono sconfitte dai tribali pakistani.
Nel 1961 il Pakistan, a seguito delle politiche aggressive dell'Afghanistan e del suo sostegno alle milizie nelle aree lungo la linea Durand, chiuse i suoi confini. Questa rottura dei legami con il Pakistan provocò una crisi economica afghana e una maggiore dipendenza dell'Afghanistan con l'URSS. L'Unione Sovietica divenne il principale partner commerciale e l'URSS nel giro di pochi mesi inviò carri armati, artiglieria pesante e leggera. Gli stretti legami con l'Unione Sovietica, il blocco imposto dal Pakistan e la conseguente recessione economica portò ad un risentimento contro la gestione della politica estera di Daud Khan. Il re infuriato gli chiese di dimettersi, ma invece di dimettersi Daud Khan chiese al re di approvare la Costituzione a partito unico da lui proposta, che avrebbe aumentato ancora di più il potere di Daud Khan. Il re, indignato, risolse la crisi con le sue dimissioni forzate e il Pakistan riaprì i suoi confini. Dopo 40 anni di relativa stabilità, nel 1973 la situazione cambiò radicalmente. Mentre il sovrano Shah era in Italia, in Afghanistan ci fu un colpo di stato incruento ad opera di suo cugino Daud Khan, che, sostenuto da un gran numero di ufficiali dell'esercito che gli erano fedeli, rovesciò il regime del re e istituì una repubblica a partito unico, mentre il re rimase in esilio vicino a Roma fino al 2002. Daud Khan sciolse il Parlamento e si proclamò il primo presidente della Repubblica dell'Afghanistan. Sebbene Daud Khan fosse molto vicino all'Unione Sovietica quando era ministro, quando divenne presidente sotto il suo regime guidò un'epurazione dei comunisti dal suo governo. Daud Khan tentò di promuovere una nuova politica estera che riducesse la dipendenza del paese dall'Unione Sovietica a favore di un più stretto legame con l'Occidente, ma soprattutto con paesi ricchi di petrolio, l'Arabia Saudita e l'Iran. Queste mosse furono fortemente criticate da Mosca, che temeva che l'Afghanistan sarebbe presto diventato più allineato all'Occidente. Molte delle sue riforme non piacquero nemmeno ai conservatori religiosi, che erano favorevoli a ripristinare il sistema multipartitico che esisteva anche sotto la monarchia, e il desiderio di Daud Khan di un'autorità superiore mise a dura prova i rapporti con le autorità religiose. Come durante il mandato da primo ministro, Daud Khan insistette nuovamente sulla questione dei Pashtun, portando di nuovo l'Afghanistan a relazioni tese con il Pakistan. Nel 1978 Daud Khan fu deposto e successivamente assassinato durante la rivoluzione Saur, guidata dall'esercito afghano e dal Partito Comunista Popolare Democratico dell'Afghanistan, la PDPA. La rivoluzione portò alla creazione di un governo allineato all'Unione Sovietica, la Repubblica Democratica dell'Afghanistan, con Nur Muhammad Taraki come segretario generale del Consiglio rivoluzionario. Le correnti interne al Partito Comunista si spartirono il potere. Taraki della corrente Khalq alla presidenza, Karmal della corrente Parchamita come vice primo ministro e Amin della stessa corrente di Taraki come ministro degli esteri. La rivoluzione Saur è stato un evento significativo nella storia dell'Afghanistan perché diede l'inizio a 43 anni di conflitti nel paese. La rivoluzione fu inizialmente accolta con favore da molte persone a Kabul, insoddisfatte del governo Daoud. All'inizio il nuovo governo ha avuto un approccio moderato e molte delle riforme non furono nemmeno sentite, ma la situazione cambiò quando il Partito Comunista Afghano, nel giro di pochissimi mesi, varò una serie di riforme drastiche e radicali. In primo luogo, come accadeva già nei diversi paesi comunisti all'estero, fecero una grande riforma agraria ridistribuendo la terra ai contadini. Cambiarono la bandiera nazionale dal tradizionale colore nero, rosso e verde islamico ad un clone della bandiera rossa dell'Unione Sovietica, mossa che molti nel paese considerarono un affronto. Poi eliminarono la decima che i contadini dovevano pagare ai latifondisti. Vietarono il prestito a usura, che arricchiva ingiustamente il prestatore del prestito. Per migliorare le condizioni di vita delle classi più umili vennero statalizzati diversi servizi primari, ma soprattutto fecero delle riforme sociali a favore delle donne. Le donne, in alcune città afghane fino alla rivoluzione comunista afghana, non godevano di ampi diritti, perché molte tribù locali non le consideravano al pari degli uomini. La rivoluzione comunista, invece, incoraggiò le donne ad introdursi nella vita politica e, oltre a sradicare l'imposizione del burqa, concesse loro il diritto al voto. Vietarono i matrimoni forzati con le bambine femmine, che fino a quel momento avvenivano di frequente, e vietarono la compravendita di bambine.
Il governo si impegnò a portare avanti programmi di alfabetizzazione che portarono a scuole pubbliche gratuite per tutti, anche per le bambine che fino a quel momento erano escluse. Tutte riforme che servivano a laicizzare il paese e garantire pari diritti a tutti. Ma il colpo di stato di Muammar Taraki portò in Afghanistan una repressione politica che il paese fino al 1978 non aveva mai conosciuto. Il bussare alla porta dei soldati nel cuore della notte, così comune in molti paesi arabi e africani, era poco noto in Afghanistan, dove un governo centrale non aveva il potere di far valere la propria volontà al di fuori di Kabul. I comunisti afghani giustiziarono 27.000 prigionieri politici, tra cui molti mullah e capi di villaggio, che stavano ostacolando la modernizzazione perché tutte queste riforme, se accolte con favore dalle popolazioni che abitavano nelle città, furono un trauma invece per le popolazioni delle zone rurali, prevalentemente analfabeti e fedeli ai precetti islamici. Le idee marxiste e leniniste andavano contro all'interpretazione tradizionalista della religione musulmana. Già a partire dalla fine del 1978, nelle zone montuose dell'Afghanistan si formarono le prime bande di guerriglieri antigovernativi, i cosiddetti Mujahideen, i combattenti per la Jihad, e a metà del 1979 25 delle 28 province dell'Afghanistan erano in aperta rivolta contro il governo comunista. Per far fronte all'insurrezione, il governo afghano chiese un appoggio militare all'Unione Sovietica. La Russia rispose inviando unità di elicotteri dell'Armata Rossa che furono inviati a Kabul per presidiare aeroporti e strutture governative, inizialmente sotto insegne afghane. Anche i Mujahideen ricevettero aiuti e sostegno, da una parte dallo storico nemico pakistano e dall'altra dagli americani. Infatti, il 3 luglio del 1979, il presidente americano Jimmy Carter firmò il primo ordine operativo segreto che autorizzava la CIA ad avviare operazioni di copertura, covert operations, contro il governo comunista. L'amministrazione Carter puntava a provocare l'aumento del coinvolgimento in guerra della Russia contro l'esteso movimento guerrigliero per poter logorare le loro risorse militari. A quel tempo infatti c'era la guerra fredda e per gli americani avere nel bel mezzo del continente asiatico un altro paese comunista e quindi ostile agli americani non poteva essere tollerato. Per di più in quel periodo anche in Iran, con la rivoluzione islamica di Khomeini, si stavano diffondendo idee anti-americane e tutti questi cambiamenti avrebbero sicuramente minato la stabilità del blocco occidentale. Durante la monarchia e nei primi anni del comunismo, l'Afghanistan era sempre rimasto neutrale, non si era schierato né durante la Seconda Guerra Mondiale e neanche durante la Guerra Fredda, era sempre rimasto fuori dai vari conflitti globali. Adesso si stava schierando dalla parte dell'Unione Sovietica, per cui gli americani tentarono indirettamente di intervenire, creando instabilità nel Partito Comunista Afghano. L'aumento degli scontri in Afghanistan destò molta preoccupazione nel governo sovietico. Se prima aveva assistito ad un avvicinamento dell'Afghanistan alla loro dottrina comunista, adesso assistevano a un rapido distacco dalla loro influenza.